Ciao a tutti e benvenuti al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, ha un po' di tempo che non pubblico, però ve l'avevo detto che il mio lavoro purtroppo mi ruba parecchio tempo, quindi ho trovato questi 5 minutini e oggi farò un video dove parleremo di app per smartphone. Allora, intanto cosa sono le app? L'app non è soltanto che l'abbreviazione di applicazione, diciamo che paragonandolo ai computer non sono altro che i programmi che troviamo nei computer li troviamo lo stesso negli smartphone, solo che per quanto riguarda i computer fissi, notebook, quello che sia, verranno chiamati software o programmi, in questo caso per quanto riguarda gli smartphone vengono chiamati app, quindi è paragonato ai computer, sono soltanto i nostri programmi. Allora, le app ovviamente li possiamo andare a scaricare in due negozi, sempre in maniera gratuita e a pagamento, i due negozi principali che sono per l'iPhone il famoso App Store e per quanto riguarda l'Android il famoso Play Store. Ovviamente non parliamo più dei vecchi negozi Nokia che avevano i loro, perché comunque ormai i due brand più famosi sono insomma Android e iOS per quanto riguarda l'iPhone. Allora, oggi però il video io lo voglio indirizzare e soprattutto insomma mi piacerebbe ricevere da voi molti commenti, e lo voglio indirizzare non in generale sulle applicazioni, ma in generale sulle applicazioni che comunque utilizzo io, però quelle che non sono normali sempre di insomma utilità giornaliera, di uso giornaliero eccetera. Per esempio, dico, io sono un creator, quindi è normale che fra le mie applicazioni troverò installate e vi dirò che ho installato lo YouTube Studio, oppure avere la stessa applicazione di YouTube. Ormai quasi tutti abbiamo i social, quindi è normale che troveremo installati applicazioni come Facebook, come Instagram, come TikTok, eccetera, eccetera, come X. Quindi nei commenti vorrei sapere da voi quali sono le applicazioni che utilizzate, di cui non potete fare completamente a meno, come io ho delle applicazioni cellulare, però diverse da quelle sempre che dall'utilizzo giornaliero. Quindi il tempo di cambiare inquadratura, e vi dirò le applicazioni che di solito utilizzo io, che io trovo veramente utili e che lo utilizzo quasi giornalmente. Quindi cambiamo inquadratura e vediamole insieme. Già comunque alcune applicazioni le abbiamo viste anche in altri video, proprio abbiamo dedicato dei video, come per esempio il One Password 7. Il One Password 7 abbiamo detto che è quell'applicazione per smartphone dove vengono memorizzate tutte le nostre password in modo tale insomma che non dimentichiamo più le password, non dobbiamo camminare col famoso fogliettino col rischio di perdere, per tutti quei malavitosi insomma è vita semplice andare a scoprire le password, basta leggere dal bigliettino che noi insomma abbiamo perso. Quindi in questo caso andiamo a salvare tutte le nostre password su One Password 7 e con una sola password di ingresso in qualsiasi momento, anche fuori casa, abbiamo la possibilità di andare a vedere tutte quelle password insomma che noi abbiamo salvato e che abbiamo bisogno in sostanza per aprire quell'app se in quel momento non ricordiamo la password. Quindi questa per me è vitale, la utilizzo quasi ogni giorno perché la memoria, ahimè, già sta andando in fumo, quindi molte volte non ricordo più le password anche avendone insomma abbastanza, quindi viene sempre più complicato andare a ricordarsi le proprie password. La seconda applicazione che io utilizzo veramente molto è Currency. Currency praticamente non è altro che un'applicazione che tratta di valuta, quindi per esempio io che sono un tecnico che acquisto spesso anche nei paesi extraeuropei, ho bisogno insomma di andare a vedere quanto io spenderei paragonato in euro, quindi non è altro che un cambio di valuta. Oserei dire che è perfetta, precisa, non si è bloccata mai, la utilizzo già da parecchi anni, credo forse anche più di 10 anni. È veramente una buona applicazione, quindi sapere il dollaro a quanto equivale al nostro euro, al contrario se acquistiamo in euro, pezzi di ricambio, è lo stesso voi se acquistate prende in internet, insomma in paesi europei, extraeuropei, quello che sia, praticamente che utilizza una moneta diversa dall'euro, potete fare il cambio di valuta e ve lo dà in maniera semplice, intuitiva, immediatamente. Quindi Currency è un'applicazione che utilizzo giornalmente ed è veramente, veramente bella. Dopodiché utilizzo, non dico giornalmente, però ogni tanto, AddText. AddText è una bellissima applicazione, soprattutto questa la potrebbe utilizzare chi scrive molto, per esempio, e quindi ha l'esigenza di creare proprio quei post che poi può pubblicare insomma su Facebook, su Instagram, quindi delle proprie idee. Però anziché andarla a scrivere su un foglio insomma normale di testo normale, ovviamente stiamo parlando sempre a livello di informatica, quindi
un foglio che è elettronico, la può andare a inserire questo testo, prende su uno sfondo che dà praticamente questa applicazione. Ce ne sono veramente tante, quindi potrebbe essere una cornice, potrebbe essere uno sfondo di mattoni, di cielo, in base a quello che uno pensa, il pensiero, quello che sia, insomma va a decidere lo sfondo e va lì ad incollare il proprio pensiero, quindi la propria scritta. Questa veramente è una applicazione che trovo veramente, veramente carina, proprio per chi deve fare post, pubblicare un post carino e quindi esprimere il proprio pensiero in base all'immagine che va a scaricare. Altra applicazione che utilizzo molto, di cui ho fatto sempre un video, è il famosissimo RecGo. Praticamente dico, non sto qui a ripetere più tutta la cosa perché è stato dedicato proprio un video. RecGo praticamente è quell'applicazione che permette di registrare lo schermo dei nostri smartphone, quindi se abbiamo l'esigenza di andare a registrare lo schermo dei nostri smartphone, andiamo a utilizzare in versione gratuita, perché c'è anche la versione, abbiamo detto, a pagamento. In versione gratuita possiamo registrare sino a un massimo di 720 megapixel, in versione invece a pagamento andremo oltre i 1080, ovviamente al 4K, però già vi avevo detto nel video che i 720 sono perfetti come registrazione, quindi se dovete registrare il vostro schermo vi consiglio di scaricare gratuitamente il RecGo. Dopodiché, applicazione che utilizzo rarissime volte, però mi è servito ogni tanto, soprattutto quando si fanno incidenti o c'è qualche dubbio, è l'applicazione Veicolo. Veicolo non è altro che quell'applicazione che permette tramite targa di controllare se il veicolo che state effettivamente, scusate il gioco di parole, controllando, visionando, è praticamente provvisto di assicurazione oppure RCA, oppure non è sprovvisto di assicurazione. In più, se il bollo in quella macchina è pagato, a noi poco interessa sapere delle macchine altrui se pagano il bollo o non pagano il bollo. Comunque ci interessa soprattutto visionare se quella targa in particolare, ed è ovviamente un programma legale, se quella targa in particolare è provvista di assicurazione o no, soprattutto in caso di incidente. Quindi il veicolo è veramente perfetta. Dopodiché un'altra applicazione che trovo veramente utile, questa ovviamente la utilizzo giornalmente perché andando a fare la spesa delle compere giornaliere la utilizzo giornalmente, è il Mobile Pocket. Il Mobile Pocket non fa altro che andare a registrare tutte quelle famose tessere, carte sconto che noi abbiamo dei nostri supermercati, ipermercati oppure centri commerciali. Quindi anziché andare camminando, magari dimenticandole a casa e non usufruire degli sconti, quindi diciamo passando la spesa o quello che andiamo a comprare al centro commerciale a prezzo pieno, se dimentichiamo queste tessere a casa e poi insomma occupano spazio perché ormai ogni negozio ha la sua tessera, direttamente qui andando a scansionare direttamente con il codice il seriale della tessera ci ritroveremo attraverso quest'app tutte le tessere cliccate direttamente lì nell'applicazione. Basta andare a scegliere, a cliccare la schermata della tessera che serve, per esempio un Famila, per esempio un Conad, per esempio uno spazio Conad. Possiamo andare anche un euro, per dire, Euronics a fare le sue, possiamo andare benissimo a prendere la tessera che interessa senza avere tutto questo portafoglio pieno di queste carte. Quindi Mobile Pocket è veramente, veramente utilissima. Ogni tanto quando faccio sport, che è rarissimo, utilizzo il cardio. Prende Cardio non è altro che quell'applicazione che misura i battiti ovviamente del nostro cuore, quindi per vedere se si va oltre ci dobbiamo fermare. Oserei dire che comunque iPhone già di suo ha veramente un'app salute che è veramente, veramente fatta bene, che forse è l'unica nei cellulari dove si può trovare un'app veramente di salute fatta bene. Comunque, oltre per chi ha Android o per chi ha iPhone stesso e vuole utilizzare un'altra applicazione, può utilizzare benissimo Cardio, quindi prendetela sempre per com'è, perché non è un'applicazione data dal Ministero della Salute, però vi posso dire che facendo un paragone, avendo la testata, mettendo il ditino dietro la fotocamera, è veramente un'applicazione fatta bene, perché effettivamente i battiti possono variare di 1 o 2 battiti al minuto, quindi effettivamente se vi dà, che vi posso dire 78 battiti, magari con una macchinetta della pressione vedrà 80 o 76, quindi comunque è precisa veramente. Quindi attraverso il LED del nostro flash dello smartphone basta appoggiare l'indice o qualsiasi altro dito in maniera veramente leggera e direttamente in meno di 10 secondi vi dirà i vostri battiti che avete al cuore. Quindi per chi fa sport è veramente una cosa utile, o per chi si vuole controllare ogni tanto i battiti del proprio cuore è veramente un'app fatta bene.
Dopodiché ho l'Authenticator, ne abbiamo parlato non proprio di Authenticator, però ne abbiamo parlato in un video per quanto riguarda l'autenticazione a due fattori, e l'Authenticator è molto molto importante, io lo utilizzo spesso perché Prent è quell'applicazione che permette poi di attivare l'autenticazione a due fattori, quindi non solo con il nome utente e la password, però in più praticamente andiamo ad attivare un codice, quindi un codice che è un OTP, praticamente che sarebbe il one time password, quindi su una botta sola in pochi secondi vi arriva questo codice ogni volta che cambia, quindi quel codice vale soltanto per quella volta quando noi dobbiamo entrare in un sito, dobbiamo entrare su un'applicazione, direttamente lo colleghiamo con Authenticator che è di Google, quindi è spettacolare. Quindi tutte quelle volte che dobbiamo entrare su un'applicazione e chiediamo solo per quella volta quella password che dura quei 30 secondi da andare a inserire nell'applicazione, direttamente lo colleghiamo con Authenticator. Questo vale per Facebook, Instagram, Amazon, tutte quelle applicazioni o programmi che hanno l'autenticazione a due fattori, dove si può attivare l'autenticazione a due fattori, colleghiamolo sempre con l'Authenticator, è una delle migliori. Dopodiché, come ultima applicazione, praticamente io utilizzo molto il Google Traduttore, che praticamente non è altro che simile al reverso, insomma, per desktop, e prende la traduzione di tutto quello che noi cerchiamo in internet. Ovviamente sul cellulare è veramente fatta bene, perché basta copiare e incollare il testo, che può essere, le lingue sono una miriade, quindi possiamo copiare un testo in inglese perché non capisce bene l'inglese e tradurlo, noi scrivere la risposta in italiano e tradurlo ovviamente in inglese e mandare l'email a qualche azienda che è all'estero, in cinese, giapponese, possiamo veramente tradurre in maniera veramente semplice tutto quello che vogliamo, prendendolo col copia e incolla tramite internet o anche tramite smartphone, facendo il copia incolla, anche se magari abbiamo un amico, insomma, straniero che parla lingua straniera e magari manda dei messaggi su WhatsApp, basta fare il copia e incolla con il Google Traduttore e immediatamente verrà tradotto e oserei dire anche in maniera precisa. Ovviamente ci saranno ovviamente tutte quelle regole, per esempio prendendo la lingua inglese, quelle regole, quella grammatica che magari qualche volta non può essere tanto precisa, perché ovviamente lui traduce molto le parole, però la grammatica ancora ha qualche difetto, però diciamo che si fa capire veramente veramente bene e sbaglia pochissime volte. Quindi queste sono le applicazioni, insomma, che utilizzo io, ovviamente staccandole da quelle normali che abbiamo detto che tutti abbiamo, Instagram, X, TikTok, eccetera eccetera. Quindi staccandole da tutte le applicazioni normali, queste sono le app che io veramente utilizzo giornalmente, e mi piacerebbe sapere nei messaggi quale app magari utilizzate voi e spiegare pure a cosa serve quell'app, in modo che magari altri utenti o anche io stesso possa valutarne, ovviamente, di scaricare quel file, quell'app, e valutarne il loro, insomma, utilizzo. Detto ciò, mi ha fatto piacere veramente ricominciare a pubblicare di nuovo video, che spero, insomma, sempre trovate veramente interessanti, e ci vediamo, spero, sempre al più presto, magari non sempre ora in maniera giornaliera, però spero ogni 2 o 3 giorni, insomma, di riuscire di nuovo a ripubblicare parecchi video. Ciao a tutti e buona navigazione a tutti!